Oggi voglio parlarti di una distinzione che nel rumore della vita quotidiana spesso sfuma fino a sparire, ovvero la differenza tra volere e bisogno. Sembra un dettaglio da poco, però, da quella sottile linea dipendono la nostra serenità, le nostre scelte e, se ci pensi, anche il peso che sentiamo sul cuore quando le cose non vanno come vorremmo. Partiamo dal volere. È quella vocina che ci dice: prendi quel nuovo telefono e poi sarai davvero soddisfatto. O magari, se solo avessi quel guardaroba come quello che ho visto su Instagram, mi sentirei finalmente a mio agio. È un desiderio che nasce spesso dal confronto, che può essere con gli amici, con i colleghi o con persone che non conosciamo nemmeno ma che scorrono davanti ai nostri occhi ogni giorno sui social. Volere di per sé non è sbagliato. Il problema nasce quando scambiamo il volere per un bisogno indispensabile e cominciamo a misurare la nostra felicità con ciò che ci manca. Pensa all'ultima volta che hai comprato qualcosa spinto dall'impulso, magari un paio di scarpe wow o il gadget tech del momento. Le prime ore o i primi giorni sei carico di entusiasmo, ma poi cosa accade? Che quella scintilla si spegne, lasciando dietro di sé e la voglia di qualcos'altro. È questa insoddisfazione cronica di cui parlava anche Buddha quando descriveva la sete insaziabile per ciò che non è soddisfacente. Il bisogno, invece, è più silenzioso ed essenziale. È ciò senza cui non possiamo fiorire, come il cibo che nutre davvero, un sonno ristoratore, un tetto che ci protegge e relazioni autentiche che ci fanno sentire visti. Quando onoriamo i bisogni, ci sentiamo radicati e allineati. Non stiamo riempendo un buco momentaneo, stiamo costruendo le fondamenta. Ti faccio un esempio personale. Per anni, diversi anni fa, ho confuso il bisogno di relax con il volere una vacanza a tutti i costi. Finivo per rientrare più stanco di prima e con meno soldi sul conto. Poi ho davvero capito ciò di cui avevo bisogno, ovvero ritagliare spazi quotidiani di riposo, anche solo un'ora in mezzo alla natura dietro casa, magari o lontano dal telefono. Stesso obiettivo, riposare, realizzato senza la tensione di dover scappare per forza. Ecco dove entra in gioco la sofferenza. Questa sofferenza nasce quando noi confondiamo le due cose. Se il volere non viene soddisfatto, ci sentiamo frustrati, magari colpevoli o addirittura inadeguati. Se invece un bisogno resta insoddisfatto, al contrario, questo disagio è profondo e prolungato. Non dormiamo bene, non mangiamo come dovremmo e non viviamo relazioni nutrienti. Il buddismo insegna che la sofferenza si attenua quando vediamo chiaramente questa distinzione. Non si tratta di eliminare ogni desiderio, sarebbe 1 impossibile e 2 poco umano, ma di chiedersi con onestà: questo che voglio è un lusso temporaneo o risponde a un bisogno autentico? Ti propongo un piccolo esperimento. Prendi carta e penna, sì, proprio adesso se puoi, e scrivi 2 colonne. In una scrivi voglio e nell'altra ho bisogno. Nella prima metti tutto ciò che desideri sul momento: un nuovo dispositivo elettronico, un corso di cucina gourmet, un weekend in spa, tutto quello che ti passa per la mente. Nella colonna ho bisogno elenca ciò che ti serve per stare bene: fare movimento, dormire 8 ore, parlare con una persona che ti ascolta davvero. Guarda queste 2 colonne con calma e chiediti: se togliessi tutti i voglio, potrei comunque respirare profondamente e sentirmi in equilibrio? Probabilmente sì. Se invece togliessi anche solo uno dei bisogni, ad esempio il riposo, quanto reggeresti prima di sentirti esausto? Vedi, il bisogno sostiene, il volere decora. Ecco 3 passi concreti che puoi fare per ridurre l'insoddisfazione. 1. Consapevolezza in tempo reale. La prossima volta che senti l'impulso di comprare, fermati e fai 3 respiri consapevoli. E chiediti: è un bisogno urgente o un desiderio che passerà? Spesso basta quel mini spazio per cambiare rotta. 2. Nutrire prima i bisogni. Stabilisci piccole routine che proteggano il sonno, il cibo sano, il movimento e l'ascolto di sé. Quando i bisogni sono colmati, i desideri si ridimensionano da soli. 3. Gratitudine attiva. Ogni sera elenca mentalmente 3 bisogni che hai soddisfatto durante la giornata, come ad esempio: ho bevuto acqua a sufficienza, ho fatto una passeggiata e ho parlato con un amico.
coltivare la gratitudine riduce la tensione del mi manca qualcosa. Non dimenticare che volere è umano, ma identificarsi con il volere è fonte di sofferenza. Il minimalismo, così come anche il buddismo, ci insegnano a fare spazio, sia fuori che dentro, per riconoscere ciò che conta davvero. Prova a osservare i tuoi desideri. Magari fallo con curiosità ma senza giudizio, ma con la chiarezza di chi sa distinguere un bisogno vitale da un impulso passeggero. Se questo messaggio risuona con te, raccontami nei commenti quando hai confuso un volere con un bisogno e come ti sei sentito. Sono convinto che condividere le nostre storie ci possa aiutare a ricordare che non siamo soli in questo cammino. E se pensi che questo video, o in generale i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo.